we are back with a new guest. She has studied at the Bocconi University, she has studied management, and now she's working as a trade marketing specialist in a very famous company, which is Heineken. Let me introduce you our guest, Lorraine Kudyama. Hi everyone! Welcome to our channel, and thank you for accepting my invitation. So now we're going to switch language. Don't worry, because we will put the subtitles down below. Ok Lorraine, che bello parlare italiano. Sì, facciamo switch, siamo parti nazionali. Infatti, multilingue. Allora, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Ok, mi fa piacere. Allora, oggi faremo una ricetta molto facile, che è il matcha tiramisù, una delle mie preferite. È una ricetta che faccio spesso e che vendo a volte. Se volete comunque sapere la nostra ricetta, io ho un blog, ho fatto un blog io giusto per hobby, si chiama Quarantite, troverete poi tutto nella description box e anche il link per la ricetta. Allora, per questa ricetta spiego brevemente la ricetta, poi proseguiamo. Avremo bisogno di 250 g di mascarpone, tuorli di 2 uova e 50 g di zucchero bianco. Inizieremo con questi 3 ingredienti e poi andremo ad aggiungere gli altri. Allora, iniziamo a mischiare il tuorlo. Allora, il tuorlo d'uovo, e siccome tu sei la nostra ospite, tu mischi. Perché io faccio sì. Fai l'aiuto cuoco, Inizia a parlarmi un po' di te. Sei nata qua in Italia o sei arrivata poco dopo la tua nascita? Sì, io sono nata qua a Milano, e nel quasi lontano 94 forse. Adesso giovane, Sì, io la vecchia. No. E in pratica, i miei genitori si sono conosciuti qui, sono venuti qua, si sono conosciuti, grazie comunque ai nostri parenti che li hanno presi, no? per poter cercare lavoro in Italia, e dopodiché sono nata io. E poi successivamente, pochi anni dopo, è nata mia sorella. Quindi è successo tutto qua. Sì. Quindi sì, perché di solito vengono direttamente dalle Filippine sposati, che si erano già conosciuti nelle Filippine, invece per quanto riguarda i tuoi si sono conosciuti. Sì, si sono conosciuti qua e niente, poi appunto ho fatto tutti gli studi qui, ho fatto praticamente la mia vita qua in Italia. No, invece per quanto riguarda gli studi che ho fatto, io diciamo che ho iniziato all'inizio, quando ero piccola volevo diventare stewardess, no? E quindi, magari molti giovani mi dicono bello, vorrei fare l'assistente di volo, e quindi ho fatto l'istituto turistico. Poi però mi sono vista che in realtà mi piaceva più la parte di ragioneria, economia aziendale, e ho cambiato scuola, e poi da lì ho fatto tutte le superiori in una ragioneria con lingue. E niente, poi da lì sono passata all'università perché mi piaceva economia, e secondo me anche la materia di economia aziendale è stato grazie comunque a una mia prof che ha fatto in modo che io potessi amare quella materia, no? E quindi io nella cosa economia aziendale e mi sono iscritta all'università. Questo è stato un passo secondo me molto importante, perché magari molti di noi non hanno in piano il fatto di andare all'università, no? E anche e soprattutto dire oddio, ma faccio l'università o non faccio l'università? È presente quando dici che trovi quelle persone che ci sono magari coincidenze, no? Sì. Nel momento giusto, nel posto giusto, quindi nel posto e nel momento giusto, delle persone su cui tu puoi fare affidamento, no? E quindi c'era un progetto che era successo alle superiori, e da lì ho conosciuto una persona che è diventato un mentor, perché secondo me è importante avere anche una persona di riferimento, o delle persone di riferimento su cui tu puoi chiedere supporto e aiuto, no? E quindi grazie a lui poi non è che mi ha detto no, tu devi andare per forza all'università, no? Però pensato, diciamo. Sì, mi ha reso più consapevole di che cosa sapevo fare e che cosa potevo migliorare. Quella è stata la spinta che mi ha detto ok, io ci provo, tanto tentare non costa Infatti, tentare non nuoce. Esatto. Allora, continuiamo nel frattempo con la nostra ricetta. Aggiungiamo allo zucchero bianco e ai 2 tuorli i 200 g di mascarpone. Allora, questa parte ti alleggerisco la vita
bere matcha, questo lo trovate comunque soprattutto nei negozi asiatici, o io lo prendo in Chinatown, comunque nei negozi asiatici li trovate. A te piace il matcha? L'hai Sì. mai assaggiato? Il matcha sì, ma il tiramisù al matcha è la prima volta. È la prima che lo volta, hanno, ok, sì. quindi dobbiamo farlo bene. Ok, ora adesso mischiamo questo fino a che prenda un colore verde, verdognolo. E come studiare alla Bocconi? Me lo sono sempre chiesto. Bello. Io ho studiato in statale, quindi non so. No, ma alla fine, allora, secondo me non è tanto l'università che ti forma, no? Mhm. Ma è proprio il fatto di andare all'università, l'esperienza universitaria che ti forma tanto, non solo sotto l'aspetto tecnico, Sì. quindi quello che impari, perché Sì, quello sì, no, sì. ma è proprio la crescita che tu hai, la visione che poi tu hai del mondo, nei confronti degli altri, il fatto di conoscere nuove persone, di provare lo stress e l'universitario, no? Acquisire un certo tipo di metodicità, di organizzazione, di preparazione, no? E quindi è tutto il contesto che ti fa, non tanto qua all'università. Poi sì, per fortuna io non rimpiango il fatto che sono andata in Bocconi, perché sono veramente contenta, perché mi ha dato tanto. Cioè, a livello personale. Sì, a livello dici. personale, quindi per chi può vi consiglio di provare ad iscrivervi anche voi. Andate all'università, ecco. Esatto. Sì, raccontaci anche un po' della tua associazione. In pratica il termine human goodwill, no? È nato perché in economia goodwill è diciamo quel bene intangibile, no? Quel valore intangibile che ha un'azienda. Ok. Quindi è il goodwill, no? L'abbiamo associato al nome human, quindi lato umano, perché quello che noi vorremmo fare è dare supporto e dare aiuto alle persone umane come noi, Sì, no? sì. E cercare di rafforzare quel valore intangibile che è banalmente la tua energia, la tua motivazione, tutto quello che hai di intrinseco dentro di te che ti rende il goodwill. Ok. E quindi dare supporto al lato umano attraverso il human goodwill. Quindi il nome è stato scelto per quello, ci tenevo a dirlo perché idea. Ok, adesso abbiamo messo la farcia con le uova, lo zucchero, il mascarpone e il matcha a riposare in frigo, e nel frattempo montiamo il bianco. Mi raccomando, montatelo bene, quindi finché non diventa una massa spumosa e come dire compatta e che non si muove. L'importante è che magari quando girate non esca ancora un po' di liquido, perché poi vi viene mal di pancia. Ok, adesso montiamo il bianco. Questa è la faccia, quella è la faccia che abbiamo fatto prima, mescolando dall'alto verso il basso. ma lo butto tutto. Sì, buttalo tutto, così. sì, e poi mescoli dall'alto verso il basso, così non si smonta il bianco. Dall'alto verso il basso. Sì. Presente quella persona che tu dici, ah, io vorrei essere così, un Come giorno lei. vorrei diventare come lei. E questa è mia zia, che è la sorella di mio papà. Ah, sì? Come mai? E quindi, ma perché io e lei mi ci ritrovo, forse un po' anche l'influenza del fatto che io sono cresciuta stando vicino a lei, quindi banalmente non c'è da raga, no? Quindi anche lei lavorava in Sì, ufficio. sì. E magari mi svegliavo che dormivo a casa loro, non lo so, la mattina io mi svegliavo e la vedevo che lei si sistemava davanti allo specchio, poi con i suoi tacchi si sistemava e poi andava in ufficio. Andava a lavorare, poi a volte mi portava con lei, no? E quindi lei mi ha sempre spronato, mi ha sempre ispirato a dare il meglio di me stessa, no? Infatti una cosa che mi tengo per sempre che lei mi dice è be the best you can ever be, no? Quindi, Che bello. quindi lei è proprio la persona che dico, il mio role model è lei, e quindi secondo me è importante avere anche questo nella vita, perché se cerchi di adeguare il tuo stile di vita o il tuo obiettivo, il tuo percorso in un'altra persona, non vuol dire che tu la stai copiando o cioè non è sbagliato voler avere una persona che vuoi essere poi in futuro, no? Perché è come se tu hai un role model. Sì. E quindi questo. La nostra intervista è quasi finita, però prima di lasciarti volevo giusto chiederti due cose. Ultimi consigli, magari anche come presidente
presidente dell'associazione, perché poi lei è presidente dell'associazione, oltretutto, cioè che consiglio sentiresti di dare ai giovani d'oggi, soprattutto ai filippini, no? La nostra generazione, per chi magari è indeciso se continuare gli studi o meno, o magari per quelli che magari dicono no, l'importante è lavorare, l'importante è che guadagno soldi. È buona. No, allora, sull'indecisione il mio consiglio in realtà è semplice, nel senso che chi non sa se andare a lavorare oppure studiare, in realtà ci sono persone che vanno a lavorare per esigenze e quindi lì tanto di cappello cioè, va bene che uno va a lavorare, no? Però magari c'è chi è indeciso e dice ma io non so se continuare a studiare, perché magari il potenziale ce l'ha, no? Sì. Però è indeciso perché dice ma mi faccio l'anno sabbatico, oppure prima mi aspetto un attimo, poi decido, magari trovo nel frattempo qualche lavoro, poi decido. Secondo me in realtà la cosa fondamentale in questo momento di indecisione tra o lavoro o studio è decidere. Sia che tu decidi di prendere la strada A, quindi di studiare, o la strada B, di lavorare, l'importante è che tu decidi, perché alla fine quello che tu decidi in questo momento non è quello che ti segna in futuro. Cioè, il fatto di aspettare, stai solo perdendo tempo. Quindi provare a studiare, secondo me, ok, hai paura che viene un facile, hai paura che magari poi possa andare male, buttati, prova. Poi se non ti piace, ok, puoi cambiare corso, puoi andare a lavorare, o dall'altra parte uno dice vado a lavorare perché non ho soldi per studiare, ma prima informati, magari ci sono delle borse di studio, magari ci sono altre opportunità per cui tu dici ma in realtà potevo andare a studiare, no? Quindi il mio consiglio è decidetevi ora e non abbiate paura di sbagliare, perché l'importante è che tu prendi la decisione. E quindi questo è il mio consiglio. E tanto come ultimo, ma non mi ricordo come si chiama il detto, ultimo ma non ultimo, la list, non abbiate paura di sbagliare e fallire e di chiedere supporto, di chiedere aiuto agli altri, quindi siate abbastanza umili da dire help me please, ho bisogno del tuo aiuto. Giusto. E questo è il mio consiglio. Sì, perché poi chiedere aiuto soprattutto per quelle persone che magari hanno già vissuto quell'esperienza, magari stanno vivendo quell'esperienza, secondo me cambia tanto. Quindi, come diceva lei, non è il fatto di aver studiato in una rinomata università piuttosto che un'altra, ma è il percorso, è il percorso che uno fa durante questi anni di università, perché poi alla fine ti porta poi ad avere un futuro migliore. Cioè questo è quello che penso, cioè nel senso, alla fine studiare in università, se uno vuole avere successo nella vita o magari fare un lavoro differente a quelli che magari tutti fanno, della classica commessa, che io ho lavorato, io ho fatto la commessa, mi sono pagata gli studi, facevo part time, però io sono sempre dell'idea che L'università ti cambia le prospettive. Sì, tanto. Ti cambia e secondo me a volte, questo è brutto magari da dirlo, non lo so, però ci capiamo noi che abbiamo vissuto l'esperienza universitaria, riusciamo a capirci perché è proprio in un mood diverso. In un mood che secondo me chi non va all'università probabilmente, poi non lo so, fa più fatica a capire, perché entri proprio in dinamiche diverse, vedi il mondo in una maniera diversa e vedi anche le tue decisioni in maniera diversa, no? Quindi secondo me andare all'università ti fa crescere non perché io ho imparato matematica o economia aziendale o tutte le materie, ma perché sono cresciuta a livello personale. Vero. Questo. Allora, guarda, è stato veramente un piacere, anche un attimo questo, poi tra un po' mettiamo un frigo se no si scioglie. È stato un piacere, quindi se siete comunque interessati a sapere di più sulla loro associazione, ancora una volta il nome è Human Goodwill, sia su Facebook che su Instagram. Se volete rivedere la ricetta, gli ingredienti e i vari passaggi, nella description box c'è il link del mio blog quarantit.online.